Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, pronti a questa settimana dal 9 al 15 febbraio? Prontissimi come razzi infuocati. Ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie. Le masterclass stanno procedendo in modo eccellente. I grandi risultati sono quelli a cui aspiriamo sempre, no? Ma i grandi risultati sono già nelle piccole cose, proprio come iniziate a sperimentare con la pratica sciamanica. E quindi quelle piccole cose che iniziate a sperimentare sono il preludio delle grandi realizzazioni dell'anima, che aspetta da vite intere, che poi stava là e diceva, ah, finalmente se n'è accorta. Cioè, aspettava la vita intera la nostra anima. Grazie ragazze mie e ragazzi per tutte le email che mi state mandando. Anche chi da poco si è approcciato alla pratica sciamanica, all'estasi sciamanica con i miei insegnamenti, la nostra scuola. La pratica dei 21 giorni per i nuovi arrivati la trovate qua sotto all'info box in descrizione. La profetica pratica Galeotta fu quando la misi. Allora, e come vedete, un po' di pazienza per le mail, ragazze mie ragazzi, per le mail delle consulenze. Stiamo organizzando una nuova modalità per realizzare le consulenze individuali, proprio perché il lavoro è tantissimo e quindi ce la facciamo tutti, ce la facciamo tutti. E nel frattempo sto organizzando anche altre cose per voi, per chi non ha potuto fare le masterclass, perché come ho detto ho fatto a numero chiuso scegliendo le persone che gli spiriti degli arcani mi hanno detto, e quindi mi sono affidata agli dei per la selezione, ok? Quindi un'altra cosa vi volevo dire, non mi sto ricordando. Ah, abbiamo uno staff straordinario, come vedete vi risponde o Roberto Claudio Maria o la Vittoria. Poi abbiamo proprio uno staff straordinario che impagabile, impagabile. E quindi io leggo tutte le mail, lo ribadisco, come vedete vi rispondo a tutte. Tra l'altro vi ho risposto anche a delle mail importantissime in questi giorni. Ogni volta quando rispondo a una vostra mail mi dedico totalmente, lo sapete, quindi rispondere a una mail vostra significa per me proprio immedesimarmi ed essere completamente nel pathos di quello che sentite. Come vedete poi la nostra relazione è straordinaria. Quindi per le cose più tecniche, per le cose più specifiche, le masterclass, i corsi, vi risponde o Roberto Claudio Maria o la Vittoria, e abbiamo uno staff veramente straordinario. Non gli do pace, diciamo, non gli do pace. Allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, abbiamo pubblicato anche i segni sull'amore in questa settimana e sono felicissima dei feedback su i segni zodiacali, il segreto proibito del tuo successo. Sono felicissima del cliccone che è avvenuto attraverso quella lettura, che vi consiglio di salvarla. Le nostre veterane lo fanno sempre, e di riguardarla, di salvarla, di riguardarla, perché sono proprio quelle informazioni che arrivano quando tu sei pronta a riceverle, capisci, boom, e apri. Ok? Allora, ragazze mie ragazzi, non mi ricordo cosa vi volevo dire, non so se Roberto e la Vittoria mi hanno detto qualcos'altro, non mi sto ricordando. No, non lo so, non lo so. Va bene, non fa niente. Allora, iniziamo dal 9 al 15 febbraio. Allora, abbiamo preparato due varianti, due simbolini, il primo simbolino e il secondo simbolino. A suon di musica scegliete, ragazze mie, o il primo o il secondo. Sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante, va bene? O tutte e due li potete scegliere come più vi aggrada. E partiamo dalla prima. Allora, ci mettiamo la scaletta qui e partiamo con gli oracoli. Settimana che va dal 9 al 15 febbraio. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, consapevolezza, bellezza e libertà. Sabbe Satta Sukhikontu. Andiamo a vedere come prima carta oracolo l'energia della settimana. Ah no, non volevo mettere questa. Queste volevo mettere.
è l'energia della settimana? Il clima. Qual è il clima energetico della settimana? Guardatevi anche il segno zodiacale vostro di febbraio, mi raccomando. Allora, il clima energetico di questa settimana. La perseveranza. Hai il potere dentro di te per conquistare qualsiasi sfida e uscirne più forte dall'altra parte. Fidati della tua resilienza e della tua capacità di perseverare. In questa settimana avrai a che fare con quello spirito del 9 di bastoni, no? Quella... Ormai traduco tutto in arcani, anche quando parlo con alcuni amici al telefono. Ah, ma questo mi sa tanto di un imperatore con fondo mazzo il 5 di coppe. Ormai parlo per arcani. Sì, qua come se vedessi un 9 di bastoni. Questa è la settimana che ti chiede, lo spirito ti chiede di persistere. Perseverare, perseverare, fatti furba o furbo e persisti. Qua c'è la volpe, no? Persisti, persisti, perché? Ti dicono che in questa settimana tu sperimenterai un grande potere a fine settimana, che è proprio grazie, dato dalle sfide o dalle prove che la settimana ci mette davanti. Quindi persisti, ti dice, è una settimana in cui è necessario persistere, devi fidarti della tua capacità di perseverare, perché ce l'hai questa cosa, ce l'hai questa cosa. Questo è il clima, il clima. Vediamo, ci mettiamo questi tarocchi, va, che non li usiamo da tanto tempo, li avevo messi qua. Ci mettiamo un'altra carta sulla energia della settimana con questa perseveranza. Energia della settimana sulla perseveranza. Sì, infatti, Regina di Spade è colei che persevera. L'energia della settimana con la Regina di Spade, con la perseveranza, mi parla di una settimana in cui ti vedo avere la mente chiara, la mente lucida, proprio perché hai sofferto, hai integrato quel dolore come forza e adesso sai esattamente che cosa vuoi. Perfetto discernimento. Allora ti vedo dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Cos'è il discernimento? È l'ottava alta del giudizio, no? Il giudizio ti fa dire questo è bello, questo è brutto, questo è meglio, questo è peggio. Questo è migliore, questo è peggiore. Quindi il giudizio cos'è? Cosa ti fa dire il giudizio? La mente risvegliata, Regina di Spade. Questo va bene adesso per me, questo non va bene più adesso per me. E non significa che quello che non ti va bene non può andare bene a qualcun altro, che non ti è andato bene in passato. Quindi l'energia della settimana ti chiede con la perseveranza mente lucida. Governa le tue emozioni, governa le tue emozioni, nel senso, adesso lo vediamo con le altre carte. La Regina di Spade è colei che ha la mente risvegliata, sa cosa vuole, va e se lo prende, parla chiaro, taglia netto e dice verità. Dice verità. Ok, su questa perseveranza è perfetta. Quindi, settimana in cui tu dirai la verità, parlerai chiaro, non ti lasci scomporre, diciamo, no, molto forte come energia. Vediamo cosa si muove dentro, quale processo interiore è attivo in te in questa settimana, con questa perseveranza della Regina di Spade. Cosa si muove dentro? Si muove dentro la voglia di essere autentici. Il 6 di coppe mi parla del fatto che tu sentirai dentro questa settimana la voglia di riconnetterti alla bellezza della vita, fondamentalmente è questo. E quindi il 6 di coppe mi parla di ricordi felici, anche di quella dolce nostalgia, no? Per esempio, quando ero più piccola o quando ero più piccolo avevo meno pesi sulle spalle, basta, adesso ritorno a quella autenticità. Regina di Spade, persevero, perché se dentro la sento questa cosa significa che è viva in me ancora, la sento, vado e me la riconquisto. E quindi con questa carta cosa si muove dentro, ragazze e miei ragazzi? Intensificate il rituale sul potere occulto in questa settimana che sta facendo il rituale dei 21 giorni. Va bene? La pratica dei 21 giorni, il rituale sciamanico risveglia il tuo potere occulto, dove alla fine mettiamo la bambina e il bambino interiore, no? Per andare incontro a questo, tu che cosa vuoi? Tu senti che vuoi quella gioia dell'infanzia. Sai che esiste perché la senti dentro e te la vai a prendere, quindi si muove dentro di te questo.
Ricordo il ritorno all'innocenza. Perché la regina di spade ogni tanto è un po' incazzata, scusatemi il termine, perché dice: ma con tutte queste sovrastrutture, con tutti questi limiti mentali, con tutte queste robe qua che la mia mente mi ha dominato fino a questo momento, sono stata sempre vittima degli eventi. Io so che dentro di me c'è una purezza, una bambina, un bambino che sogna ancora, me lo vado a riprendere. E quindi laddove la vita ti dice e ti mette davanti delle cose che non ti stanno bene, Regina di Spade che fa? Persevera nel dire questo no, non va più bene, questo sì. Bellissimo. Cosa accade fuori nel concreto? Come questa energia si manifesta nella vita quotidiana? Cosa accade fuori? Come questa energia si manifesta nella vita quotidiana? Con la regina di bastoni sarai bellissima o bellissimo, magnetico o magnetica, capace di dominare qualsiasi cosa. Quindi la regina di bastoni come te incarnata, l'attribuisco a te in questo momento su questa specifica parte della lettura, sei tu che sei talmente nel potere personale, grazie a aver ricontattato la bambina interiore, che fuori avrai ciò che ti spetta con la regina di bastoni. Perché ti dico questo? Perché quando tu ricontatti la bambina interiore, siccome la bambina interiore è quella che ti fa realizzare i desideri, parliamoci chiaro, nel secondo chakra sta. Se quella bambina o il bambino sta ferito, non si realizza una mazza. Lo sapete bene chi sta facendo lo yoga sciamanico insieme a me, quindi andiamo a pacificare le immagini perturbate del nostro passato. E quindi, intensificando questo, cosa accade? Che tu ottieni quello che vuoi all'esterno. La regina di bastoni mi parla anche di questo magnetismo, di questo potere che tu emani all'esterno, capito? La regina dei bastoni chi è? Colei che sa di poter ottenere tutto con la magia, con cos'è la magia? La magia non è altro che l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. Terzo chakra risvegliato perché il secondo è guarito, è chiaro, no? Ok, ma continuiamo. Quindi verrai vista o visto all'esterno per le tue qualità magnetiche e dirompenti, verrai visto in questo senso. Qual è la sfida pratica della settimana? Cosa va attraversato con presenza? Qual è la sfida pratica della settimana? Il 10 di denari mi parla di stabilità. Allora, la sfida pratica è relativa alla tua stabilità. Prosperità. Allora, tu vuoi raggiungere questa prosperità a tutto tondo, no? Ok. Prosperità materiale, prosperità di affetti, prosperità di idee, prosperità di salute, ma anche la prosperità a tutto tondo. Questa è la carta sfida. Allora, la carta sfida qua mi sta dicendo che spesso noi abbiamo un'idea di prosperità che quando tu ti risvegli non è più conforme al luogo comune. Allora la sfida è proprio questa: lasciati guidare dalla tua direzione interiore, istintiva, istintuale, per generare prosperità. Non permettere alla tua mente razionale di farti confondere da ciò che è prosperità all'esterno. Cosa voglio dire? Ci sono dei... Sai cosa significa prosperità? Avere quella casa, avere quella cosa, avere secondo dei modelli di riferimento. Ecco, siccome questa carta è a sfida, allora ti dice che la tua prosperità a 360 gradi a tutto tondo arriva con la perseveranza nella fiducia della bambina interiore. Cioè, l'adulto che dice: ah, le cose che pensavo da bambina sono tutte stronzate. Scusami il termine. Ah, la fantasia che avevo da bambina, tutte stronzate. La regina di bastoni invece ha in mano le chiavi della magia, volere e potere, quindi persevera nel raggiungimento di una stabilità a tutto tondo come la voleva quando era bambina. Quella stabilità, che cos'è una stabilità per il bambino? È avere un mondo più grande. Il bambino ha un mondo più grande del nostro, perché ha la capacità di immaginare. E quindi più tu hai capacità di immaginare, più il tuo mondo si allarga. Allora qua la stabilità in questa posizione non è la stabilità intesa da un sistema di credenze come si dovrebbe essere stabili secondo dei valori morali e comuni. È un altro tipo di stabilità che poi ti permette di conseguire tutto ciò di cui hai bisogno a 360 gradi.
Ma continuiamo, poi analizziamo ancora meglio. La risorsa disponibile, che alleato hai a disposizione? Cosa ti sostiene davvero in questi giorni? La fede, carta canta. La fede, la stella, l'alleato è la fede. Tu lo sai che è così come ti ho detto. Lo sai che chi sta facendo le pratiche sciamaniche con me non c'è scampo. Gli obiettivi li raggiunge o sì o sì. Ma al di là, chi ancora non sta facendo le pratiche sente l'energia della fede in quello per cui sta perseverando. L'alleato è la fede. Cos'è la fede? È l'amante mistico, è lo spirito guida. Chi non fa pratiche con noi potremmo dire anche l'angelo custode per il cristianesimo. Quindi l'alleato è proprio la stella, ti sostiene una profonda fede, ragazze e miei ragazzi. Una profonda fede, e questo è tutto ciò per cui noi lavoriamo. La fede ti serve per sviluppare quella grande qualità che siamo venuti qua sulla terra ogni volta per svilupparla, che è il coraggio di perseverare, no? Ok, cos'altro? Il consiglio sciamanico, il gesto concreto, cosa puoi fare in questa settimana? Fluire alle tue emozioni. Guarda quante regine ci sono. Il consiglio sciamanico è la regina di coppe. La regina di coppe è a livello sciamanico chiamata la sciamana delle emozioni. Cioè lo spirito guida, l'amante mistico, sposa celeste, ti sta dicendo, il consiglio sciamanico è quello di allearti, continuare ad allearti alle tue emozioni, sentire tutte le emozioni e vederle come i tuoi più potenti alleati per realizzare la stabilità che volevi quando eri piccola, i grandi sogni, non la sicurezza mentale, ciò che la tua mente definisce sicurezza in termini ordinari, ma la prosperità a 360 gradi che la tua anima e la tua bambina o il bambino ricordano. La regina di coppe come consiglio sciamanico, cosa puoi fare praticamente? Stai in ascolto delle emozioni e basta. E basta, non devi fare nient'altro. Quando parli con le persone, sei in relazione, sii in ascolto solo delle tue emozioni rispetto alla vibrazione di quello che dicono le persone. Non stare tanto attenta a ciò che viene detto a livello verbale dalle persone. Stai piuttosto presente alle emozioni che hai quando sei in relazione con le persone. Perché sono le emozioni, ci insegna la regina di coppe, che ti portano a conseguire l'obiettivo in questa settimana. Abbiamo 3 regine qua. Può darsi che in questa settimana avrai anche avrai a che fare. Vedo molte energie femminili, avrai a che fare con un'energia femminile molto potente, molto magnetica. Questa energia femminile molto potente e molto magnetica risveglia in te il tuo specchio, lo specchio di questo magnetismo. Ed è come se vedessi nell'altra persona, può essere anche un'amica, una persona che conosci bene, una persona che stimi, potresti vedere in questa persona, siccome l'altra persona non esiste in qualità di soggetto distinto e separato da te, se tu ti relazioni con una persona con questo grande magnetismo è perché e la ammiri, è perché tu stessa hai quel magnetismo e grazie al contatto con questa persona ti porta in essere questo tuo magnetismo, questo tuo aspetto. Potresti anche ammirare una persona che ha ottenuto tanto e tutto dalla propria vita e la vedi come esempio, tu sai che confrontandoti con l'altra persona, entrando in relazione con l'altra persona, ammirando l'altra persona, tu sviluppi quelle qualità che vedi nell'altro, perché l'altro è il tuo riflesso. Cioè, come quando vediamo le cose negative nelle altre persone sono nostre, la nostra ombra, anche quando vediamo le cose belle e positive in una persona e la ammiriamo, è sempre un aspetto di noi, capito? Cioè, nessuno può vedere fuori quello che lui stesso non è all'interno. Questo è il senso. Quindi, ricapitolando, in questa settimana il clima è chiaro, perseveranza regina di spade, non devi mollare, ma devi anche smettere di spiegarti. Qua la tua forza in questi giorni è tagliare il superfluo.
E questa settimana ti viene chiesto di stare dritta nella tua verità, senza giustificarti, senza farti piccola, senza tornare indietro. Sei più forte di quanto credi, perché ora sai chi sei. Questo 6 di coppe, ricapitolando, è una pacificazione con il passato. Quindi oltre al rituale che vi ho detto, formula pentacolare, ma quella la state facendo già di default, quindi va bene. Cioè, la tua anima ti dice, porta con te la tua purezza, non il tuo vittimismo, no? Rispetto agli eventi del passato. C'è una guarigione del bambino interiore in atto fortissima in questa settimana. Poi, nel lavoro, nelle relazioni, in quello che accade, tu avrai un certo posto nel mondo con la regina di bastoni, anche se sei uomo, ripeto, perché vedo che nel lavoro, nelle relazioni le persone ti cercheranno, ti ascoltano, è una settimana in cui tu guidi, ispiri, attiri opportunità semplicemente essendo te stessa o te stesso. Ribadisco in altri termini, per farti capire meglio il 10 di denari qua, nella sfida in questa settimana, non confondere la sicurezza con la prigione. Famiglia, aspettative, ruoli della serie, se è sempre fatto così. Il rischio è sacrificare la tua verità per mantenere una struttura che non ti rappresenta più. Quindi questa carta ti chiede, questa stabilità ti nutre o ti trattiene? Perché hai una risorsa immensa, la stella. Fiducia, allineamento alla vera verità. Anche se non vedi ancora tutto il percorso, tu sei protetta. L'universo risponde ai gesti piccoli ma sinceri. Questa è una settimana in cui basta poco per rimettere ordine. Pochissimo. Qual è il consiglio? Fai le cose, parla con gli altri, scegli, fai le cose da uno spazio emotivamente pulito. Non reagire, ascolta, accogli. Prima di dire un sì o un no, senti il corpo. Sentire il corpo significa sentire le emozioni, perché in questa settimana è questa la tua vera magia. Ora, nei piani pratici, con questa stesa, nel lavoro, cosa ti sta dicendo l'anima? Devi essere chiara, sarai visibile e ispirata, ma non tradirti per la sicurezza. Se per esempio una collaborazione o un progetto non risuona più, l'anima lo sa già, fidati della tua visione. Nelle relazioni, questo 6 di coppe mi parla di incontri del passato oppure di dialoghi che guariscono il passato. Ma la regina di spade ti ricorda questa cosa, non si torna indietro, non si torna indietro, cioè si torna indietro per guarire, si va avanti portando amore, non vecchie ferite non risolte. Quindi confini, metti i confini col passato gentili e a cuore aperto. Per quanto riguarda la salute, qua c'è Regina di Coppe con la stella che mi parlano chiaro. Il corpo chiede cura emotiva. Bevi molte tisane, più riposo, rituali semplici, ascolto. Non spingerti oltre il limite per dimostrare la tua forza. Già ti vedono. La vera forza questa settimana è la dolcezza consapevole. Quindi in questa settimana non devi diventare qualcun'altra, mai bisogna diventare qualcun altro, devi smettere di trattenerti. Questa settimana è un ponte tra chi eri e chi stai incarnando adesso, quindi ti chiede di attraversare questo ponte con grazia, con amore. È una bella spada nella mano giusta. Ci sarebbe anche qua no, in quel rituale lì è il rituale della spada di luce dei cristalli arcobaleno, quello che ti ho detto qua. Sì, me lo ribadiscono ragazze, Ok, e ragazzi. Ok, mettiamoci un altro oracolo di questi. Poi andiamo a fare la lettura sull'amore.
intuito. Riceverai aiuti e ispirazione celeste, comprenderai i tuoi errori, benessere ritrovato. Beh, questa carta parla da sola, Angelo. Ariel, avrai molto intuito in questa settimana, non a caso abbiamo la regina di coppie come consiglio sciamanico, aiuti e ispirazione celeste. Voi sapete quanti ispirazione, energia e potenza ricevete quando facciamo le pratiche di estasi sciamanica. Comprenderai i tuoi errori. Allora, l'errore in sé non esiste. Qua mi mettono il 6 di coppe sulla pacificazione del passato. Non è che tu hai sbagliato, qualcuno ha sbagliato nel passato, perché gli eventi, come vi insegno sempre, sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, e quindi di conseguenza gli eventi, essendo degli dei, non hanno bisogno, non chiedono il permesso per arrivare. Gli eventi, sei anche tu che fai parte dell'evento, quindi non esistono errori. Esistono dei passi da fare per arrivare a un certo tipo di consapevolezza. Se il bambino non cade 100 volte prima di andare in bicicletta non ci va. Quindi comprenderai i tuoi errori rispetto a questo 6 di coppe e la pacificazione delle immagini perturbate del passato. Cosa succede che tu pacifichi le immagini del passato? Che si rilascia l'energia e crei un futuro glorioso. Ecco perché c'è il benessere ritrovato, perché si pacifica il passato in questa settimana. Quando non pacifichiamo il passato ci portiamo le contratture animiche nel futuro e stiamo pesanti. Benessere ritrovato. Ok? Mettiamone un'altra, visto che mi hanno messo la regina di coppe e la carta della dea. Questo benessere ritrovato cosa ci dice la dea? L'adattabilità, come ti ho detto prima, questa settimana è un ponte tra chi eri e chi stai incarnando adesso. Ti viene chiesto di attraversarlo con grazia, con amore, quindi ci stiamo adattando a questo tuo modo di essere. E dove ci porta? A diventare una saggia guida. Quindi ci porta a essere saggi. La saggezza viene dall'intuito e anche dalle esperienze del passato che vengono interiorizzate, e allo sblocco delle energie perturbate del passato arriva l'intuizione pura e netta, diventando una saggia guida per realizzare con perseveranza i tuoi obiettivi. Sei guidata da una grande fede in questa settimana, va bene? Ragazze mie, ragazzi, concludo qua e passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere che energia c'è in amore. Vediamo con questi, tenendo fede sempre a quello che è uscito qui, che energia c'è in amore. Abbiamo visto che c'è quella voglia proprio di recuperare la gioia, no? Bambina con quel 6 di coppe. Che energia c'è in amore in questa settimana dal 9 al 15 febbraio? Ragazzi e miei ragazzi, lo ribadisco, guardatevi il vostro segno zodiacale, che la facciamo la lettura proprio approfondita di febbraio. Che energia c'è in amore? Sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno. Qui ed ora arrivano notizie. C'è un'energia imminente, qui ed ora arrivano notizie e andiamo a vedere di che notizie si tratta. Cosa accade nell'amore per te? Notizie. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi? 3 di denari, 5 di denari, il 3 di bastoni. Stai aspettando. Allora, ti dico a livello proprio profondo, qua c'è una certa attesa, no? Una certa attesa di qualcuno, l'attesa di qualcosa, ti vedo attendere o qualcuno o l'amore, qualcosa. Diciamo che abbiamo vissuto un momento in cui forse c'era una costruzione prima che però poi si è fermato, ti sei sentita o sentito messa da parte da qualcuno in passato, nel recente passato. Abbiamo vissuto questa energia di esclusione, quindi un po'
sentirsi messi da parte da qualcuno rispetto a una costruzione, rispetto a un investimento che può esserci stato, o comunque tu stai vivendo questo ricordo qui di quando stavate costruendo con qualcuno e poi ti sei sentita esclusa o escluso. Però il 3 di bastoni è una bellissima carta perché mi dice ti metti alle spalle questa sensazione di esclusione. Non a caso ricordiamo che avevamo nella lettura precedente la bellissima, non c'è perché l'ho messo con questo, la bellissima regina di bastoni, che nel mondo tu occupi un posto importante, nel sociale, nel mondo, no? E sì, può darsi che ci siano state anche situazioni lavorative che abbiano un po' fatto leva sull'esclusione da parte tua o da parte di qualcun altro nel passato o adesso, però il 3 di bastoni è una bellissima carta di apertura di cammino. Mi metto alle spalle, come ci mostra questa carta, questa sensazione qui, perché per me sta arrivando ciò che deve arrivare qui ed ora. Ok, vediamo adesso l'energia. Guarda, qua a fondo mazzo c'era la luna, no? E mi fido della mia intuizione, nonostante ho paura, però mi fido della mia intuizione, la regina di coppe che avevamo visto prima. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro qui ed ora, visto che ce l'hanno specificato con l'oracolo. E ci sta benissimo quella prima triade, perché avevamo la regina di spade e la perseveranza nell'ottenere gli obiettivi del cuore, no? Ho sofferto in passato, ma adesso mi metto alle spalle questa sensazione qui, lavorando sulle mie emozioni, alleandomi con gli dei, con le mie emozioni. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana? O l'energia dell'esterno fuori da te, no? Cioè, che poi è lo specchio. Vabbè, avete capito. Vediamo l'energia di chi ti viene incontro. Abbiamo un re di spade, abbiamo un paggio di denari. Wow, questa persona lotta per te. Qui ed ora questa persona ti dimostrerà quanto ti eleva, quanto ti venera, quanto ti stima, quanto ti vuole e quanto. Non è quando arriverà col 3 di bastoni, ma è quanto. Non è dimmi quando tu verrai. No, qua è quanto. Quindi, allora, qua abbiamo l'energia di una persona molto determinata a proporre qualcosa e a farti stare sul trono. L'imperatrice mi parla di abbondanza, di prosperità, di una persona che ti venera, ma anche concreta, di una persona che lotta per te, ha le idee chiare, re di spade. Quindi qua abbiamo una persona determinata e convinta a proporti un qualcosa di concreto, a coltivare quest'asso d'oro, no? Questa moneta d'oro, tutto alle tue grazie, anche se sei uomo, ripeto, Quindi abbiamo questa. L'energia dall'altra parte è ottima, non è molto buona, è ottima. Cioè, vedrai, qua io vedo una persona decisissima, concretamente, una persona che sa parlare bene, una persona che ha le idee chiare, una persona che dice e fa, qui ed ora, i fatti. Queste sono le due energie. Vediamo però cosa accade nell'amore alla fine per te. Cioè, qua non vedo una persona che si perde in chiacchiere, ecco. Cosa succede alla fine nell'amore per te? Cavaliere di denari, chi va piano va sano, va lontano, celebrazione, 3 di coppe e asso di bastoni. Allora, è una bellissima energia, chi va piano va sano e va lontano. Questo non è né un fuoco di paglia né chiacchiericcio così, da noi si dice in dialetto a buecchio, né un fuoco di paglia né un qualcosa effimero, è qualcosa che si radica nel tempo. Vedo una proposta qua, una persona che sa quello che fa e sa quello che vuole. Vedo un incontro, una celebrazione, il 3 di coppe mi parla di goderselo bene insieme, nel quotidiano, festeggiamenti, anche una riconciliazione per alcuni di voi, e l'asso di bastoni mi parla di questa nuova energia creativa, erotica,
che pulsa in questa relazione. Sono bellissime basi per una grande partenza, che non è un fuoco di paglia. Quindi io qua vedo, ripeto, ti vedo contenta o contento in questi giorni. Ben aspettati sono i nuovi incontri all'interno di magari amicizie o di cerchie di amici, e qualcosa che l'asso di bastoni mi parla di allegria, il 3 di bastoni mi parla di celebrazione, un qualcosa che si sviluppa grazie a una leggerezza, un'allegria di base che dà, che ti sorprenderà, perché l'asso di bastoni è allegria ma anche sorpresa, no? È qualcosa che ti sorprende. Perché ti sorprende? Perché stavi aspettando da un po', ma cosa stavi aspettando da un po'? Non so se è l'amore in sé. Ti sorprende il fatto che ci sia allegria, leggerezza, che è la base per qualsiasi relazione che può essere veramente autopotenziante. Va bene? Bello, bello, bello. Vediamo energia positiva per te in amore. Il matto, bellissimo, mi parla di una nuova tappa amorosa fatta di fiducia, fatta di fede, dove non ti viene chiesto niente se non essere te stessa o te stesso. Lo ribadisco anche perché è uscito nella lettura precedente. Allegria, fede nel presente. Il matto ha fede nel presente perché il matto è consapevole ed è al tuo positivo. Quindi è un'esortazione anche ad avere fede nel momento presente. Il matto è proprio il qui ed ora. Non esiste il passato, non esiste il futuro, esiste solo il momento presente, quell'eterno presente che, se abbiamo pacificato il passato, allora abbiamo un presente scevro di appesantimenti, di memorie karmiche ereditate che non ci fanno volare in alto. Ma qua il matto mi parla di qualcosa di bello, senza aspettative che appesantiscono, una nuova tappa della tua vita amorosa e sentimentale, un nuovo amore per la vita. Allora, quindi un nuovo amore per la vita ti genera anche all'esterno una relazione su basi nuove. Io qua vedo leggerezza, armonia, le cose si fanno pian piano, senza quell'appesantimento delle aspettative, no. E qua mi parla di allegria e di alleggerimento e il matto mi conferma questa nuova tappa di leggerezza e di bellezza. Qual è il carta in negativo? Non ci fossilizziamo sul vittimismo. 5 di coppe al negativo era la pacificazione delle immagini perturbate del passato. Non focalizziamoci, perché ce l'hai tu qua sopra il 5 di denari, no? Quindi in quella sensazione di ma se poi soffro di nuovo. Ok? Se c'è un'emozione di tristezza ci si allea e si risolve. Punto. Perché ogni persona che incontriamo ci riporta delle immagini del passato, l'avevo visto il 6 di coppe, in cui è necessario pacificare quelle immagini. Non è che cambi persone e cambiano le emozioni, no, le emozioni sono sempre le stesse. Le emozioni sono sempre le stesse, se non risolvi quelle emozioni del passato ti ricapitano persone nuove con le stesse emozioni del passato. Ecco perché è importante la pacificazione delle immagini. Quindi non focalizziamoci in modo vittimistico sulle emozioni negative, sulle emozioni ctonie sotterranee, perché una nuova tappa più leggera, più bella, lanciati, ti dice questa stesa, vai, esci, fai, ok? Ama la vita, ama tutto come ci insegna il matto, va bene? Vediamo un po' cosa ci dicono questi altri oracoli. Eccola, voleva saltare da sola. Connessione fisica. L'unione sacra dei due corpi, due che diventano uno. C'è molta connessione fisica. C'è erotismo con l'asso di bastoni. Bello. Sì, questo qua ti venera. Te lo dico. O questa qua, cioè l'energia da questa parte ti venera. C'è l'imperatrice qua. Ok. Cos'altro? Vediamo un po'. Eccola qua. Attaccamento materiale, troppa attenzione agli ornamenti visibili. Allora, non lo so se dalla parte tua o dalla parte di questa persona questo aspetto interessante.
ci potrebbe essere un certo attaccamento all'ornamento materiale, alle cose materiali. Ripeto, non so se da parte tua o da parte di questa persona, però se ce l'ha questa persona, entra nel tuo campo energetico e c'è questo aspetto, bisogna pacificarlo perché è sempre tuo. Io mi... Ed entrambe le parti questa cosa. Ah, non c'è niente di male a mettersi un bel vestito se devi uscire, insomma, cioè non è che poi ci dobbiamo fossilizzare più di tanto, che la stessa è molto bella, quindi magari hai avuto a che fare in passato con persone attaccate più alla materia, però se hai avuto a che fare con questo non è da denigrare, è perché il tuo karma permetteva quelle immagini affinché tu potessi sviluppare determinate qualità, alleandoti con le emozioni. Cioè, scusami, affinché tu potessi sintonizzarti su certe emozioni che questo aspetto ti dava, o tu o dell'altra persona. Cioè, non c'è niente di male a mettersi un bel vestito, insomma, prendersi cura di sé in questo senso. Ecco, guardare più che altro la superficie, non andare in profondità, là ci può essere un po' più di lavoro da fare, questo è il senso. Magari ci sono molti denari, l'imperatrice, quindi è uno scambio della stessa energia, avete, magari vi siete concentrati molto sull'aspetto materiale e meno sull'impatto animico, quindi può essere un aspetto da indagare questo per alcuni di voi, perché è uscita la carta. Vediamo cos'altro. Sì, perché adesso mi ricordo che c'era il 10 di denari nella stessa precedente come sfida, no? Quindi come ti ho detto anche nella lettura precedente, la sfida con i 10 denari, non confondiamo la sicurezza con la prigione, i vari ruoli, cioè non sacrificare la tua verità per mantenere una struttura che non ti rappresenta più. Questo ad ampio raggio te lo sto dicendo, ok? E magari ti trovi a che fare con l'opposto di questa cosa per integrarlo, ok? Che cos'altro? Eccole. Aspettati una conversazione a cuore aperto. Qua ti parlerà a cuore aperto l'altra persona. E poi goditi un cambio di scenario per ravvivare la tua vita amorosa. Ci sarà un cambio di scenario, te l'ho già detto qua, esci o in un luogo diverso che frequenti di solito, holiday e vacanza. C'è uno spostamento di energia, è più che altro questa carta come simbolo, da un'energia un po' più mi sento esclusa o escluso, a un'energia più leggera, più libera, più divertente e ci saranno delle conversazioni oneste. Cioè, è molto bella e fresca questa lettura. Vediamo adesso con i miei oracoli cosa ti dice questa persona. Andiamo un po' più nelle profondità. Eccoli. No, non sono questi. Aspettate, i miei oracoli dove stanno, ragazze? Li state vedendo? Li state vedendo? Vado quando sistemo tutto. Ecco, non trovo più niente. Andiamo un po' in profondità. Cosa ti dice questa persona? I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. No, lo dico ogni volta perché come ho detto, non c'è, ma dice ogni volta. Sì, perché ci sono centinaia di ragazzi nuovi a settimana, di conseguenza poi mi mandano delle mail. L'ultima me l'ha detto Roberto, una ragazza che ha chiesto dove possono trovare i tuoi oracoli. Allora, ricordati di dirlo nel video, ok? Sotto all'info box trovate i miei oracoli, ok. Allora, vediamo cosa ti dice questa persona. Guarda un po', te l'ho detto. Sto pensando di regalarti un anello. Sto pensando di regalarti un anello. Ecco perché anche si raggancia questo, attaccamento materiale, attenzione agli ornamenti visibili. Non so chi dei due qua ha necessità di far vedere determinate cose, no? Anche a livello materiale. Comunque sto pensando di regalarti un anello. È proprio la venerazione di cui ti ho parlato prima. Questa persona auspica sviluppo totale con te, capito? Ok, l'anello è proprio la coronazione, no? Qua dice che io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una carta che riguarda la sofferenza che avete attraversato in amore, sia da questa persona che da parte tua.
Cioè qua c'è qua mi parla di una persona che si è nobilitata attraverso il dolore, che prima era attaccamento all'altro, adesso quel dolore l'ha nobilitato. Questo mi parla sia di te, abbiamo il 5 di coppe qua, sia dell'altra persona. È una persona che si è nobilitata nel dolore, ripeto, sia tu che l'altra persona. Sono sempre accanto a te. È una persona che anche se ha da fare lavoro o altre cose, perché mi sembra una persona molto lucida, molto chiara, ha le sue cose, molto rispettabile, anche se ha da fare, è sempre accanto a te. Che cosa vuol dire sono sempre accanto a te? Che è una persona molto seria, molto affidabile. Va bene? Ok, ragazze mie, mo voglio vedere, e ragazzi, come ti vede questa persona, visto che sei il non plus ultra qua con l'imperatrice? La comunicazione qua avevamo onesta comunicazione, ti vede come una persona che sa parlare, che sa comunicare, che sa esprimere chi è, la propria essenza, ti vede una persona che sa comunicare, che sa parlare dell'autenticità che la abita, capito? Quindi oltre che a dirmi questa carta mi ribadisce qua comunicazioni oneste e la comunicazione, mi ribadiscono il fatto che il rapporto di questa settimana ci saranno parole vere, parole oneste, parole che parlano di una persona integra, va bene? Non solo da parte di questa persona, anche da parte tua. Cos'altro? Come ti vede? Ti vede come l'unità sacra. Te l'ho detto, quando c'è l'imperatrice qua. Unità sacra. Cos'è il sacro? Il sacro è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. È una persona che vuole darti, ti mette al centro, ti dà il primo... Cioè, è bello darti. È bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, hanno parlato abbastanza e sono molto soddisfatta. Voi che dite? Quindi, detto questo, concludo qui. Ti abbraccio forte forte, passo all'altra variante se mi segui anche là, altrimenti ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante della chitarra verde, le mie rocchettare, i miei rocchettari. Allora, andiamo a vedere facciamo la lettura settimanale. Partiamo da questo oracolo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. L'energia della settimana, il clima, lo vediamo da questo primo oracolo. L'energia della settimana, il clima. Alza l'asticella. Mio padre mi diceva una volta alza l'asticella e poi mi disse l'asticella si è alzata. Vogli di più, vogliti più, vogliti di più e vogli di più, volli. Quando stabilisci standard più elevati per le persone, le situazioni nella tua vita, crei spazio per nuovi livelli di gioia e abbondanza. Eleva te stesso sopra i vecchi schemi. Beh, questa è la settimana in cui ti renderai conto che devi alzare l'asticella. Devi alzare l'asticella perché? Perché tu ti sei alzata, tu ti sei alzato, ti sei elevato, ti sei elevata in coscienza, in consapevolezza più che altro. E quindi questa è la settimana in cui dirai io voglio di più. Come vi dico sempre, noi tendiamo sempre a darci obiettivi minori, perché abbiamo delle credenze limitanti che ti dicono ma è meglio se voglio di meno. Le credenze limitanti, tra l'altro, è una delle cose su cui andremo a lavorare nella prossima masterclass che è domani, l'alleanza con il karma. L'alleanza con il karma significa che hai vinto. È praticamente l'alleanza con le credenze limitanti, disfunzionali, no? Da che cosa si riconosce una credenza disfunzionale? La credenza disfunzionale si riconosce quando tu senti nel tuo cervello dire non sono abbastanza per,
non ho abbastanza titoli, non sono abbastanza bella, non sono più abbastanza giovane, non sono abbastanza vecchia, non sono abbastanza in salute, non sono abbastanza. Quindi, allora, le credenze disfunzionali fanno parte del tuo karma, quindi non le possiamo distruggere per sostituirla con una credenza più funzionale, perché è sempre una credenza. Cosa fa lo sciamanesimo? Ti fa alleare con quelle credenze lì, ecco perché diventi invincibile. Ecco perché state diventando invincibili con le pratiche sciamaniche. Quindi, perché? Perché lo sciamanesimo non ha un approccio terapeutico, ha un approccio sciamanico, che è proprio un'altra roba. Allora, questa è la settimana in cui tu dici io voglio di più. Allora ti inizierai, da che cosa significa questo volere di più? Noi abbiamo limitata capacità di immaginazione. Siccome l'immaginazione crea in me mago agere, ma non crea solo l'immaginazione, è l'emozione che insieme all'immaginazione determina le manifestazioni. Quindi, quando alzi l'asticella alleandoti con le tue credenze disfunzionali, le credenze limitanti, facendotele alleate, allora tu inizi a immaginare di più. Quindi tu in questi giorni ti renderai conto di quanto è importante un approccio diverso alle tue credenze disfunzionali. Chi sta facendo le masterclass con me, facciamo un ribaltone. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni la trovate qua sotto all'info box, perché qua dovete alzare l'asticella. E quindi vecchi schemi, eleva te stesso sopra i vecchi schemi. Non sono abbastanza non sono abbastanza giovane non sono abbastanza anziana non sono abbastanza bella non sono abbastanza titoli ecco, questi sono i vecchi schemi. Come dico sempre, l'elisir dell'eterna giovinezza è l'entusiasmo. L'entusiasmo ti permette di elevarti sopra i vecchi schemi. Passione, kundalini, energia erotica che si risveglia, che la riversi su opere creative, su tutto ciò che è creativo. Questa è la settimana in cui alzerai l'asticella. Ok, e vediamo quali sono. Ci mettiamo gli after tarot oggi, pure questi li utilizziamo da un po'. Vediamo come si sviluppa questa settimana. Allora, voglio una carta su la carta alza l'asticella, quindi come energia della settimana, il clima e l'appeso. Allora, l'appeso è la carta del controcorrente, è la carta dell'essere spirituale che sacrifica i valori egoici per rinascere nel sé. Quindi l'energia della settimana è un cambio di prospettiva rispetto a tutto quello che stai vivendo. Basta, mi sono stancata, alzo l'asticella. Quindi l'energia della settimana è come dire, un fermo produttivo, che non è antisonante, è proprio mi fermo perché devo valutare, ma non valuto da una prospettiva in su, valuto da una prospettiva capovolta. E allora inizi a stabilire degli standard più elevati. Io merito di più, io sono di più di questo che ho vissuto fino a questo momento. Quindi è una settimana di fermo produttivo dove l'energia creativa è all'opera all'interno per poter realizzare esternamente delle manifestazioni in conformità con questo alza l'asticella. L'appeso è cambiare prospettiva rispetto agli eventi e alle cose che stanno accadendo. Non a caso noi in questa settimana con le masterclass andiamo a fare proprio il lavoro sull'appeso, oltre alla giustizia, oltre al karma, quindi è la carta dell'integrazione, del cambio di prospettiva. Continuiamo, voglio vedere come si sviluppa. Cosa si muove dentro di te? Perché vuoi alzare l'asticella? Perché vuoi cambiare la prospettiva? Se mai ci fosse bisogno di una spiegazione, voglio dire, lo sappiamo bene, però vediamo cosa ci dicono gli spiriti degli arcani. Cosa si muove dentro di te? Quale processo interiore è attivo in te da farti arrivare quella consapevolezza? Quale
Cosa si muove dentro? Quale processo interiore è attivo in te? Ti sei rotta il barberello, 7 di bastoni. Comunque c'è una canzone, forse si chiamano Le bambole di pezza, che mi sono rotta il barberello. Vabbè, ma alcuni di voi l'hanno già sentita, ma quando l'ho sentita ho detto cazzo che canzone pazzesca. Vabbè, soltanto il ritornello. Allora, il 7 di bastoni, cosa si muove dentro? Quale processo interiore è attivo in te? Mi sono rotta il barberello. Basta. Guarda qua, ci sono persone che sbattono da dire. Il 7 di bastoni sono i limiti. Quale processo interiore è attivo in te? Cos'è il 7 di bastoni? Difendere le tue posizioni. Mi sono rotta il barberello o i barberelli. Difendo le mie posizioni e metto limiti laddove servono. Ok, chiarissimo proprio. Vediamo cosa accade fuori con questa forza dentro, no? Cosa accade fuori nel concreto? Come questa energia si manifesta nella vita quotidiana? Morte, cambio radicale, taglio, 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 taglio e brucio tutto. Falò. Siamo ancora in inverno, buttate tutto nel camino. Come ho fatto io negli ultimi giorni. Avevo fiori secchi, sai, essendo comunque un po', sai, i feticci, le rose regalate al compleanno di 2 anni prima. Allora te le metti lì imbalsamate con un po' di lacca. Ecco, buttato tutto nel camino. Quindi cosa accade fuori? Ci saranno dei cambi radicali, cambi radicali, cambi radicali. Questa carta nel mondo materiale, quindi nelle relazioni, nel lavoro, ci sarà una chiusura netta di tutto, una fine necessaria, un cambio di pelle necessario. Quindi io ti vedo chiudere rapporti oppure chiudere delle situazioni che sono ormai obsolete rispetto a questi vecchi schemi di cui parla questo. Cambio radicale, morte iniziatica. Si possono chiudere lavori, chiudere modi di fare, chiudere. All'esterno si manifesta con un mi sono rotto il barberello, fine necessaria, mi vivo le emozioni che devo vivermi, perché se non me le vivo non mi posso, mi alleo con le mie credenze disfunzionali. Non sapete ancora come si fa perché lo faccio nelle masterclass. Continuate a fare la pratica dei 21 giorni in questa settimana a manetta e puntate l'attenzione sulla rituale occulto, risveglia il tuo potere occulto. Anche qui, perché anche nell'altra variante l'ho detto. Qua ci sono tagli su più cose, fammi continuare. Qual è la sfida pratica della settimana? Cioè cosa va attraversato con presenza? Dove puoi rischiare di inciampare? Vediamo, qual è la sfida della settimana? Allora, l'asso di denari. C'è una grandissima opportunità per te. Ora, in quali ambiti? Su più fronti. L'asso dei denari come sfida è non vedere questa opportunità, vedere che il mondo ti va contro, vedere che tutto è contro di te, vedere la vita è per te. La vita non è mai contro di te. Gli eventi, come vi insegno sempre, sono enti, entità, spiriti, dei, numi. Se arrivano, significa che hanno un fine, non hanno delle cause. E quindi qua ci sono eventi di chiusure nette, di limiti netti, di fermi, che nascondono una grande opportunità. Quindi qual è la sfida? Non vedere la vita quando si ferma contro di te, perché c'è un lavorio interiore di grande portata. Va bene? C'è un'opportunità qua, che magari non vedi perché puoi stare ferma qua in questi giorni, perché non stai nel fare, ma in questo non fare, in questi fermi, chiusura di lavori, situazioni lavorative che si bloccano, situazioni che vanno ferme, ok, non pensare che in questo fermo non si stia manifestando una grande opportunità, più grandi di quelle che hai avuto fino a questo momento. Allora questa è la sfida, fede nel processo, fede negli eventi.
Qual è la risorsa disponibile? Che alleato hai a disposizione? Cosa ti sostiene davvero in questi giorni? Hai già un'eredità spirituale e materiale che ti sostiene. Hai già tutto quello che ti serve. Il 10 denari non è solo l'eredità materiale, cioè tutto quello che hai materialmente in questi giorni è ciò che ti sta sostenendo, anche se pensi di non avere abbastanza credenza limitante. Invece è esattamente tutto ciò che ti serve per fare germogliare nuove opportunità più proficue. Ora, qual è la risorsa disponibile oltre a quello che ti ho detto? La risorsa disponibile è l'eredità della tua genia. L'eredità nella tua genia è la risorsa disponibile. Nella tua genia hai una forza indissolubile e indistruttibile, forze energetiche, istanze che sono i tuoi avi e i tuoi antenati, sono la tua più grande risorsa in questi giorni. Sono la tua più grande risorsa. Sentili forte, alleati, perché ci sono dei tuoi avi, dei tuoi antenati che hanno realizzato grandi prosperità nella tua linea genetica, magari sono trisavori, magari sono avi di avi, va bene? E quindi quegli antenati lì ti sostengono in questi giorni per alzare l'asticella, perché siccome questi avi, questi antenati hanno realizzato grandi cose nella vita, allora tu hai il loro supporto per conseguire un alzamento dell'asticella, elevare te stessa o te stesso su nuovi livelli di abbondanza, cambiando la prospettiva delle cose. Se mo in questa settimana vedi tutto fermo, calma, calma, fatti bene bene le pratiche o fatti le meditazioni, perché l'eredità spirituale che hai dalla tua genia, dai tuoi antenati, ti sta sostenendo in questo processo. Fidati del processo, perché sono i tuoi avi che ti stanno sostenendo nel farti tagliare ciò che non serve, relazioni, situazioni che rimangono ferme, va bene? Perché ti stanno sostenendo. Ok. Ora, qual è il consiglio sciamanico? Il consiglio sciamanico è cogli, l'otto di bastoni è una carta di movimento, di energie, di cose all'improvviso, allora percettiva tutto ciò che arriva, perché arrivano messaggi, notizie, il consiglio sciamanico è stare sul pezzo, stai sul pezzo. Che cosa significa stare sul pezzo? Stare sul pezzo che ti ho detto adesso, stai sul pezzo. L'anima tua in questa settimana si è stancata di sopravvivere. Perché? Perché sa di poter fiorire. Allora ti dice, questa lettura ti sta dicendo, soprattutto con la prima carta, smetti di negoziare a ribasso i tuoi desideri. Per salire però devi fermarti. Per elevarti devi lasciare cadere il controllo, il superfluo. Questa settimana non è di spinta, è di resa consapevole. Cambierai la prospettiva anche se all'inizio sembra una perdita, perché l'appeso ti dice, se continui a guardare da là, di là, vedrai sempre lo stesso mondo. Dentro di te c'è una parte che difende questa nuova posizione, non sei più ingenua, sai chi sei, sai che non tutti possono accedervi a questa tua parte nuova. Questo è un fuoco interiore che dice, io non torno indietro. Ma attenzione, difendere non significa combattere, significa, in questo caso, con questa lettura, significa restare centrata o centrato. Ci saranno tagli netti in questa settimana, fine di alcune dinamiche, cambiamenti irreversibili, può essere o una relazione, o un ruolo, o un'abitudine, o un modo di lavorare, cioè qualcosa con la morte finisce esternamente davvero. È un atto di, come dire, igiene dell'anima, ciò che muore libera energia vitale. Ti ribadisco l'attenzione su questa sfida. Il rischio è sottile qua, il volere subito il nuovo seme, il volere risultati immediati subito, il volere la sicurezza prima di fidarsi, cioè l'asso qua ti chiede presenza, pazienza e incarnazione, non buttare il seme perché non vedi ancora l'albero. Quindi, e sei sostenuta in modo strabiliante. Qua tu hai già un'eredità spirituale o materiale o simbolica che regge questo tuo salto.
Cioè non stai rischiando il vuoto qua, stai trasformando la forma della stabilità. E non a caso il consiglio sciamanico è: stai percettiva e percettivo, ma soprattutto quando senti in questi giorni il sì nel corpo, perché nel corpo che sono contenute le nostre memorie ereditate, significa che si sono sciolte alcune cose, quando senti il sì nel corpo agisci senza rimandare. Tipo, quando senti il sì, il via nel corpo e non nella mente, che ne so, invia quel messaggio, fai quella proposta, muovi l'energia. Questa settimana l'universo risponde alla velocità del cuore, non ai calcoli della mente. Quindi, ribadendo sui vari ambiti, nel lavoro qua mi dicono che è tempo di chiudere un capitolo, morte, e alzare il valore di ciò che offri, anche chiedere di più. Non svenderti, non accettare compromessi che non ti rappresentano più, perché il nuovo inizio c'è, eccolo, guarda che la morte guarda l'asso dei denari, vedi? Il nuovo inizio c'è, ma va rispettato, quindi muoviti solo quando senti chiarezza, non muoverti per la paura, ma muoviti solo quando senti chiarezza. Nelle relazioni, il 7 di bastoni, in tutte le relazioni, parla di confini sani che metterai. Cioè, non tutti possono seguirti dove stai andando. Qualcosa finisce perché non è più all'altezza della tua verità. Chi resta, resta per scelta, non resta per abitudine, capito? Per quanto riguarda la salute psicofisica energetica, l'appeso ti chiede al corpo delle pause sacre. Cambia ritmo, cambia ascolto, perché la trasformazione esterna che viene richiede un sistema nervoso che si fidi, quindi meno tensione, più presenza. Ricordati che quello che inizi a desiderare, alzando l'asticella, non è troppo. È il vecchio sguardo che è piccolo. È come guardavi fino a questo momento che è piccolo, non quello che desideri è troppo. Cioè questa settimana non ti viene chiesto di diventare migliore, ti viene chiesto di smettere di trattenerti, alza l'asticella, il mondo che ti aspetta è già pronto a riceverti, capito? Voglio mettere due specifiche qua sulla morte, nelle situazioni esterne. 9 di spade, finiscono le preoccupazioni, anche se potresti avere delle preoccupazioni su ciò che si conclude nei vari ambiti esterni nella tua vita. Allora tu mi vinci il drago però, perché le preoccupazioni sono relative alla vecchia identità. E se lascio quel lavoro, o se lascio quel modo di fare, se mi comporto in modo diverso, cosa diranno gli altri? Cosa dirà il mio capo? Cosa diranno i miei colleghi? Cosa dirà la mia famiglia? Cosa dirà... 9 di spade. Ecco perché è necessario fermati, alleati con le emozioni, perché qua si chiudono delle cose che ti fanno tremare, ma nella misura in cui tu tremi significa che è il verso giusto, è la prospettiva giusta, capito? Fammi mettere una carta sull'asso di denari di questa opportunità. Guarda, allora, è stupenda, c'è il 2 di coppe. L'opportunità che ti aspetta ha a che fare con relazioni alla pari lavorative, partnership lavorative che si comprendono, che c'è un autopotenziamento, non c'è un depauperamento. Quello che ti aspetta è questo, ma non forzare le cose, muoviti solo quando senti il corpo dire di sì, non la mente, non muoverti per paura, muoviti per sentito nel corpo. Quello che ti aspetta è relazione appagante, inizio concreto, relazioni appaganti, sia sul profilo amoroso che sul profilo lavorativo, che sul profilo di amicizia, anime gemelle, anime compagne all'interno dei contesti di amicizia. Quello che finisce adesso è per fare spazio alla linfa vitale nuova. Ok? E vediamo cosa... Tu stai riprendendo? Sì.
Vediamo cosa ne consegue. No, volevo mettere... Dove stanno? Dove stanno, Francesco? Gli oracoli, eccoli. Qua, ragazze mie e ragazzi, oltre alla pratica Risveglia il tuo potere occulto, il podcast La mente col 9 di spade che vi fa fare il cliccone. Vediamo quello che ne consegue. Amore divino, eccolo, amore divino, sei un operatore di luce, porti amore e pace, crea il paradiso su questa terra. Cioè, che ha detto sta carta? No, perché questa carta, caspita che potenza, sei un operatore di luce, porti amore e pace, crea il paradiso su questa terra. Lo sapete che l'appeso è anche la carta del medico, no? Dei medici, degli operatori olistici, di chi è al servizio. Ecco, la tua anima si sta predisponendo al servizio, anche a livello materiale. Quindi, puoi portare amore e pace solo se attraversi con dignità e magistralmente l'inferno. L'inferno sono le tue ombre. Allora, come si può essere un operatore di luce? Va tanto di moda l'operatore di luce. Come si fa a essere un operatore di luce se non sei regina degli inferi? Come si fa? Cosa significa regnare nei propri inferi? Significa imperare sulle proprie ombre, essersi alleati con le proprie ombre. Solo alleandosi alle proprie ombre puoi essere un operatore di luce, perché hai messo in luce le tue ombre, regni nei tuoi inferi. Solo Persefone può regnare nella luce. Cioè, Ade, che anche Dioniso in alcuni... Vabbè, non entriamo adesso nella mitologia, però il senso qual è? Solo se sei alleato di Ade, il dio Ade, re degli inferi, puoi portare luce perché illumini le tue ombre, l'anima nera. Solo se sei padrone della tua anima nera, che come vi insegno sempre è il contenitore di tutti i tuoi più grandi talenti, capacità e doti, puoi essere operatore di luce. Altrimenti se scansi l'ombra, no, io sono operatore di luce, no, non voglio sentire il dolore, no, il dolore no, no, pensa positivo, il pensiero positivo. Vabbè, ne ho già parlato nei miei podcast senza fare qua di nuovo un altro podcast sul pensiero positivo. Il pensiero tanto positivo che poi denigra tutto un aspetto della realtà, e quando tu pensi solo positivo, allora che succede? Non vuoi sentire le emozioni ctonie sotterranee, l'anima che è così affamata cosa fa? Ti arriva un incidentone, boom! Proprio perché devi sentire le emozioni ctonie sotterranee, un evento di devastante, nefasto, perché tu col pensiero positivo, 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 e allora stai scansando tutta una parte della dualità. Dai valore soltanto e credito a un aspetto della realtà, e l'altro aspetto ctonio sotterraneo, che è quello che ha il vero potere, dove lo metti? Ecco perché lavorare sulle emozioni ctonie sotterranee, nell'anima nera, il pathos, dando nutrimento all'anima, alleandoti con le emozioni, cambiando prospettiva, allora tu non sei un operatore di luce, sei un maestro. Un operatore di luce vero, però. Allora tu hai la possibilità di creare il paradiso su questa terra. Che significa? Il paradiso è già qui, è la prospettiva con cui guardi le cose che ti fanno vedere se sei in purgatorio o se sei all'inferno. Cioè, come le varie dimensioni, la quinta dimensione è già qui, è uno stato di coscienza la quarta dimensione, la quinta dimensione. E come tu guardi le cose, il paradiso è già qui, la bellezza è già qui, però tu non la stavi vedendo, cioè
il cambio di prospettiva, no? Quindi è una stesa veramente bellissima e potentissima per voi maestri, direi più che operatori di luce, maestri, sciamani e sciamane. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, vediamo nelle relazioni, proprio relazioni, abbiamo la morte qua, nelle situazioni esterne riguardanti anche le relazioni, vediamo cosa accade nella relazione e quindi nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questa settimana. Come vanno a stare? Ah, voglio mettere prima questa. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Mettiamo prima di tutto qual è l'energia dominante nell'amore. L'energia dominante nell'amore tra due mondi. Ci troviamo tra due mondi. Ci troviamo magari perplessi o titubanti o con dei dubbi. Qua questa carta è molto esplicativa. Stiamo passando da una zona grigia a una zona a colori, quindi siamo tra due mondi. Possiamo avere anche dei dubbi sull'amore stesso o su qualcuno. Non a caso Alza l'asticella ci ricorda che dobbiamo elevarci sopra i vecchi schemi e quindi magari ci siamo accontentate o accontentati, siamo stati con qualcuno per bisogno o per paura di restare soli. Ok, ci stiamo spostando da un'altra prospettiva, proprio come ci insegnava l'appeso precedentemente. Questa è la condizione proprio energetica. Contraddistinto anche dal numero 3, cioè dall'imperatrice dei tarocchi, ossia il cambio di prospettiva porta prosperità. Ma soprattutto cosa ci insegna il numero 3? Che darsi valore, quindi aumentare l'asticella, genera relazioni appaganti, autopotenzianti, prospere. Ok, vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana di febbraio? Sei di denari, regina di denari, e l'appeso ci è uscito di nuovo. Sai che sta succedendo? Non mi stanno parlando dell'amore in sé relazionale qua, mi stanno parlando del fatto che tu inizi a darti valore a te stesso o a te stesso, concentrandoti sulle faccende quotidiane, lavorative, pratiche, di madre o di prenderti cura di te e della tua vita pratica. L'appeso mi parla della sospensione del giudizio prima di decidere in amore o prima di fare dei passi azzardati o qualsiasi cosa. Tu dandoti valore vuoi un amore equilibrato, un amore alla tua altezza, un amore che non mendichi. E quindi tu cosa fai? Tu ti dai ciò con la regina dei denari, che è la madre di te stessa, no? Diventi madre di te stessa, anche se sei uomo, è madre di te stesso, prendendoti cura nel quotidiano di tutto ciò di cui ti devi prendere cura o ti piace prenderti cura, la tua vita, il tuo lavoro, le tue cose, tant'è che con l'appeso abbiamo la relazione con l'altro che cambia prospettiva. Questa prospettiva la possiamo vedere, il cambio di questa prospettiva la possiamo vedere manifestata in questa settimana, oppure un po' più in là, qualche giorno più in là, perché l'appeso è una carta di fermo rispetto a delle questioni e di cambio di prospettiva per generare nuove manifestazioni, in linea con questa regina di denari al centro stesa, che è: voglio un amore equilibrato, appagante, che mi autopotenzi, non che mi depauperi, un amore equilibrato. Ora, vediamo l'esterno a te, l'energia della persona che ti viene incontro. Se, aspetta, mi stanno girando tutte le carte. Comunque si è girato il 7 di bastoni, il 9 di bastoni, mi dice che c'è un fermo con qualcuno, probabilmente. Vabbè, ma siamo a migliaia, quindi vediamo. Ci sono delle tue priorità qui: casa, famiglia, lavoro, realizzazione personale. Va bene così per molti di voi, o molti di voi. Situazioni che possono, che magari esternamente possono bloccare la relazione con qualcun altro, ma ti stanno dando la consapevolezza di chi sei.
va bene? Vediamo la persona che ti viene incontro in questa settimana. 9 di denari, il giudizio, il 9 di bastoni, e qua troviamo una persona che è molto legata alla sua realizzazione personale probabilmente, e quindi ti fa uno specchio. Allora ti dico subito, qua abbiamo una persona integra, una persona autonoma, una persona che sente il richiamo di prendere una decisione nei confronti dell'altro, in questo caso sei tu, no? Perché lo sto leggendo per te. Il 9 di bastoni è una persona che ha un po' più di resistenza, nonostante senta la chiamata di darsi nell'amore con te, magari può essere sulla difensiva o può essere, sente un po' di resistenza nel darsi completamente, perché parliamo di una persona autonoma che sa stare da sola, una persona che lavora o realizzata, che pensa molto alla propria realizzazione. Nella misura in cui ti specchia questa energia, è una persona che rimanda la necessità che tu ti prenda cura di te alla tua realizzazione prima di avere un'unione alla pari. D'accordo? Sì. Vediamo un po'. Qua abbiamo il 6 di coppe comunque fondo mazzo. Può essere che già la conosca tu questa persona, che vuole chiamarti, che ha un po' di remore a chiamarti. Però il 9 di bastoni mi parla anche di perseveranza nel volerti ricontattare, nel voler riconciliarsi con te o nel voler esprimere una certa emozione bella insieme a te. Comunque, vediamo alla fine cosa accade nell'amore per te. O una persona che si sta realizzando anche a livello personale, che sente la chiamata della realizzazione personale affinché possa essere integra per relazionarsi poi con l'altro, no? Vediamo. Cosa succede alla fine nell'amore per te in questa settimana? La ruota della fortuna, il destino. 2 di denari e il 2 di denari, cioè un po' più simile. E la regina di coppe. Guarda, la regina di coppe mi parla di te, anche che tu sia uomo o donna non importa, che è un po' la sciamana delle emozioni. Allora, qua ci sono degli eventi che ti porteranno ad avere dei dubbi o a ristabilire quali sono le tue priorità. Magari l'incontro degli eventi o degli incontri che ti porteranno ad avere dei dubbi che sono funzionali affinché tu possa ristabilire quali siano le tue priorità nella vita. E la regina di coppe è un archetipo femminile che non forza, sa che le cose arrivano quando devono arrivare, no? Che ciò che è giusto per lei arriva al momento opportuno. Quindi vedo questa situazione qua, energia positiva per te in questi giorni in amore, 4 di bastoni, però vedo un incontro, lo vedo in questi giorni con il 4 di bastoni al positivo. Una riconciliazione anche con qualcuno posso vedere in questi giorni, un incontro che porta maggiore pace, maggiore serenità. Il 4 di bastoni anche al tuo positivo rispetto alle tue carte che sono uscite è anche il godere dei frutti del tuo lavoro che ti hanno dato stabilità nella vita. Quindi oltre a un incontro in questi giorni io posso vedere che godrai di risultati ottenuti nella tua vita a livello emozionale e pratico. E poi, ripeto, vedo un incontro, perché qua la ruota della fortuna mi parla di incontri all'improvviso che ti portano a riflettere su quali sono le tue priorità vere e, senza forzare gli eventi, ti lascia andare agli eventi qualsiasi essi siano. Ancora su questo 4 di bastoni, al positivo. 5 di spade. Guarda, il 5 di spade al positivo mi dice che finisce anche l'autosabotaggio in amore. E qua vedo che c'è anche un incontro che risolve eventuali conversazioni pendenti o eventuali, per alcune di voi, non per tutte. Guardate il vostro segno zodiacale di questo mese comunque, per capire anche l'energia di questo momento. Vedo un incontro che il 4 bastoni è anche la risoluzione di cosa, ho chiesto specifiche, di situazioni di tensione dovute a fraintendimenti, manipolazioni, situazioni non chiare, non manipolazioni, situazioni non chiare, quindi un incontro volto a svelare situazioni non chiare, va bene?
Infatti qua abbiamo il Papa, un discorso importante ci sarà. Fammi mettere una carta sulla ruota della fortuna. 5 i denari. Allora sai perché potresti avere dei dubbi in questi giorni? Perché ci possono essere degli eventi di natura pratica che ti fanno sentire o tu escludi qualcuno o qualcuno si sente escluso. Non so se tu o l'altra persona, degli eventi che portano a sentirsi esclusi. Questo evento porta a ristabilire le tue priorità, magari a dare il giusto spazio alle cose, il giusto spazio a una relazione, il giusto spazio alle tue cose pratiche, senza più essere vittima di un'emozione sentimentale, questo è il senso. E quindi degli eventi che possono generare un sentirsi un po' esclusi in un certo momento. Però, vediamo il 2 di denari, il 4 di denari, quindi in questa situazione alcuni di voi potrebbero ristabilire le proprie priorità e non aprirsi più di tanto, però poi a fine settimana con la regina di coppe abbiamo un'apertura di cammino. Io vedo che qua c'è un incontro che porta poi a una certa attesa per stabilire nuovi piani. Energia negativa in questa settimana, il blocco e il diavolo, ci sono paure, attaccamenti e resistenze o anche manipolazioni da superare, quindi qua io vedo che puoi avere a che fare con una persona che la percepisci un po' distaccata o un po' che pensi ti metta da parte o che mantiene le difese, qualcuno di due mantiene le difese, ma questo è in virtù del fatto che grazie a queste emozioni di esclusione o sentirsi all'improvviso a un certo punto ti senti più esclusa o escluso, è funzionale per liberarsi da paure, attaccamenti e resistenze. Va bene? Il diavolo mi parla di attaccamenti, di paure, resistenze, eccetera. Questa è la settimana affinché, lo sapevo già con la regina di coppe quando l'ho vista, in cui tu devi imparare a fluire con le emozioni senza premere sull'acceleratore e godere dei frutti che già hai con le persone che ami, le persone care, e questo porterà anche a un incontro che sistema eventuali discrepanze. Cosa viene dopo la regina di coppe? Cioè in questa settimana tu ti chiarisci le idee. Cosa viene dopo la regina di coppe? E qua abbiamo un invito d'amore, cavaliere di coppe. Ti chiarisci le idee in base a delle sensazioni di mancanza che possono essere generate tramite un'altra persona, poi vedo una certa chiusura che ti può far venire un po' di dubbi. Allora qua c'è un cavaliere di coppe subito dopo la regina di coppe, quindi molti di voi ricevono questa chiamata per questo invito qualche giorno dopo, altri la ricevono in questa settimana, perché in questo frangente è necessario liberarsi da paure, attaccamenti e resistenze. Ok, l'archetipo della regina di denari dice tutto, con il diavolo qua al blocco. Non amare per bisogno o per paura, impara a darti ciò che necessiti, ciò che vuoi, affinché possa esserci una relazione appagante. Capito? Ora, tu stai riprendendo? Sì. Fammi vedere un po' cosa viene dopo il 9 di bastoni da parte dell'altra persona. L'8 di coppe, qua c'è un allontanamento da una situazione emotivamente inappagante che ha dato nutrimento fino a un certo momento e poi per andare verso il nuovo. Allora, io non so se già conosci questa persona rispetto al profilo che ti ho descritto, però questa persona rispetto al profilo che ti ho descritto non vedo grossi movimenti io in questa settimana, questo è il senso, lo vedo giusto dopo. Può essere un rientro da parte di questa persona dove va l'8 di coppe, 3 di bastoni, va a una nuova apertura di cammino, però non vedo. Allora, questa persona riceve la chiamata, il giudizio mi parla di una chiamata a chiamare, una chiamata a risorgere, però c'è un po' di resistenza. Perché? Perché questa persona deve lasciare andare una certa zona comfort, può essere l'idea di stare sola o di non condividersi con nessuno, una certa zona comfort deve lasciare andare questa persona. Alla fine riuscirà a lasciare andare la zona comfort? Sì. 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino, ma non subito nell'azione. Cosa viene ancora dopo? E poi c'è il mago, quindi mi parla di questo processo verso il quale la regina di coppe sa perfettamente gestire il tempo emotivo, emozionale. Cosa mi sta dicendo la stessa? Che in questa settimana possono accadere delle cose improvvise a seconda della gestione emozionale da parte tua, di ognuna di voi, no?
altrimenti è necessario un certo tempo lineare affinché le emozioni vengano fatte fluire bene prima di ricevere questo invito qua, ok? Molti di voi improvvisamente lasciano andare qualcuno per aprirsi al nuovo, perché vi vedo stare bene con la regina di coppe, quindi lasciate andare qualcuno, date voi il 5 di denari a qualcuno, quindi lascio andare una persona che non mi merita rispetto all'alzare l'asticella, ristabilisco le mie priorità col 2 di denari, mi apro al nuovo, ho degli incontri che mi portano gioia e poi arriva una persona, ok? Ok. Siccome comunque per un gruppo sostenuto di voi vedo qua dei nuovi incontri, no? Scusami, con il 4 di bastoni, l'energia della persona che incontrerai in questi giorni è un'energia di una persona che sta un po' in difesa perché non vuole lasciare una certa zona comfort, certi attaccamenti, resistenze, eccetera. Cosa succede? Che può essere un po' altalenante questa persona solo per questo motivo, non ci sono altre persone qua, cioè non ha altre persone, questa persona non è un chiacchierone, è soltanto un po' di paura per lasciare andare la zona comfort, ciò che l'ha nutrito fino a questo momento prima di condividersi con te, ma poi lo fa, ok? Bene, andiamo, esploriamo un po' la profondità, anzi mettiamoci questi. Aspetta. Cosa ci dicono questi oracoli? Appuntamento, infatti te l'ho detto che c'è. Appuntamento, una fuga per due ti sta chiamando, è proprio il 4 di bastoni, te l'ho detto che c'è, appuntamento, eccolo. Cos'altro? Sono uscite due. Tu meriti, cioè, ho appena finito di dire, alza l'asticella, tu meriti, il tuo valore non dipende dall'altra persona. Quindi gli attaccamenti del diavolo, no? Che sono paure, resistenza, attaccamenti, quando tu per fare bella figura ti approcci all'altro per avere il suo amore, le sue briciole, questo ce l'abbiamo di default nel subconscio, ok? Quindi ti dice il tuo valore non dipende dall'altra persona, tu riacquisti questo. Supporto amichevole, te l'ho detto, ci sono delle persone qua con le quali che ti danno energia, gioia in questi giorni, fate, guide spirituali e amici danno aiuto. Avrai un supporto di amici in questi giorni, ma non solo di amici, anche di spiriti, li sentirai proprio dentro casa. Va bene, il 4 di bastoni è anche la casa, il luogo, no? Sentirai proprio il supporto energetico, cioè stranamente ti sentirai contenta. Al di là di una persona o meno, e quello è il supporto energetico che hai, ma l'avevamo visto anche dalla lettura precedente, il supporto energetico della tua genia, avevamo il 10 di denari, cioè, ed è tantissima roba, va bene? Ok, vediamo un po' andiamo nella profondità di questa persona con i miei oracoli lui-lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Allora, questa è una carta che mi parla di una persona che magari ha tanto caos nella mente, eccetera, un po' di resistenza, eccetera, e l'altra persona pensa che la persona di interesse sia influenzata da qualcun altro, abbia altre situazioni. Non è così, te l'ho già detto, che è una persona che è sola, va bene? Non ci sono altre persone qua. Quindi dice, accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. È come se tutto il caos sparisce perché ci sei solo tu, ci sei tu come immagine nella mia mente e nel mio cuore, va bene? Cos'altro? Ora baciami stupida, e qua c'è una persona che passa all'attacco, una persona che è più legata, meno capacità di espressione nei termini dialettali, nei termini verbali, e più una persona, come si dice? No, terra terra.
Hai capito, insomma? Cioè, ora baciami stupida, cioè dammi un bacio che passa tutto. Questo è il senso. O che cercherà di baciarti. Questo è. Cos'altro muove l'energia di questa persona? Bellissimo, siamo un esempio di bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore. E qua stiamo nel territorio dell'immaginazione, no? Della poesia che vedi nei piccoli gesti, negli sguardi. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Cioè, qua l'altra persona sta sognando su di te. Ecco perché poi c'è il Cavaliere di Coppe e il Mago, sta sognando, no? È l'immaginazione, il memago agere, l'immaginazione crea. Siamo nel territorio dell'immaginale, dell'immaginazione creativa e in te questa persona vede bellezza, poesia, incanto e dice noi siamo l'amore. Bello. Però ricordati, alza l'asticella, viviamo quello che dobbiamo vivere e alziamo l'asticella. Sì. Vediamo cos'altro. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cos'altro con queste a chiusura sull'amore. Ripulire, infatti. Latte e miele mi confermano l'appuntamento o una situazione di godimento senza fretta. E serendipità, ci sarà un'occasione da prendere al volo proprio come quella ruota della fortuna lì, che ti farà riflettere e ristabilire le tue priorità godendo momento per momento con qualcuno. Fatto sta che siamo a migliaia, lo ripeto, e gli oracoli traducono il messaggio per tutte voi e tutti voi, al di là delle differenziazioni che abbiamo potuto fare con i tarocchi. Questa è la settimana in cui a livello emozionale ci sarà una pulizia emozionale, alzi l'asticella, ti godrai i momenti anche in felice beatitudine e solitudine per poi cogliere un'opportunità che si presenterà. Questo è il senso. Il latte e miele è energia un po' come l'energia di coppe, di godimento, di chi sa aspettare, allo stesso tempo si gode il momento, la sua casa, i suoi amici, la sua stabilità e poi c'è serendipità, un'occasione, ti affidi alla vita, un'occasione perché quell'occasione è benedetta. Va bene? Ragazze mie ragazzi, non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.